Sono Kiki e vi do il benvenuto sul canale. Qui si parla di arte e creatività applicata alla pittura delle miniature. Se non volete perdervi nessuno dei prossimi video che caricherò, vi ricordo che potete iscrivervi al canale attivando la campanella delle notifiche. In descrizione vi lascio sempre i link dei prodotti e video consigliati. Ma detto questo, non perdiamo altro tempo e cominciamo subito. Dopo il video dedicato alle nomenclature più comuni tra i colori per modellismo, oggi ci dedichiamo nello specifico ai colori di marca K Interactive, che mi vedete usare molto spesso nei miei video. Cominciamo subito con i colori standard. Nei colori a K Interactive, nello specifico la linea più recente, ovvero terza generazione, non esistono base e layer, quindi non c'è una vera e propria suddivisione che riguarda la consistenza del colore, ad eccezione dei colori Air per aerografo. Partono infatti tutti da una consistenza base che può essere diluita al bisogno. Tutti quelli che non fanno parte delle categorie di cui parleremo oggi sono catalogati come standard, ovvero colori dall'etichetta arancione, che negli anni si sono arricchiti di centinaia di tonalità, dal modellismo storico e militare fino ai colori più accesi. Molto coprenti, dal finish opaco, facilissimi da stendere, anche usati così come sono senza diluizione. Dei veri e propri passepartout per ogni occasione. Di questi fanno parte anche i fluorescent, colori brillanti e fluorescenti da stendere su base bianca, indispensabili per creare l'effetto neon e luminoso sulle miniature. Sempre in tema di colori brillanti troviamo gli Intense. Per colori intense, contraddistinti dal cerchio giallo sull'etichetta, si intendono colori molto brillanti e intensi, monopigmento o quasi. Fanno parte di questa categoria colori come il bianco e il nero, ma anche i colori deep orange, red, yellow, colori che fungono da primari, che non presentano all'interno bianco o nero. La dicitura Intense si ripropone anche in alcuni nuovi inchiostri a K o nella linea Color Punch, proprio per indicare la grande carica cromatica, sempre una valida alleata per intensificare altre tonalità e per ottenere la maggior saturazione possibile. Al contrario, come facilmente si intuisce dal nome, i colori pastel indicano tonalità pastello, tenui e delicate. Li contraddistingue il cerchio sull'etichetta di colore azzurro chiaro. Sono colori che si possono ottenere aggiungendo bianco o avorio a colori più carichi, come i colori standard o gli intense di cui abbiamo parlato prima, ma come per tutti i colori già pronti, a volte fa comodo averli già formulati. Si tratta ovviamente di colori molto chiari, utili soprattutto per dettagli e luci finali. I colori metallic sono i metallizzati di AK Interactive nell'ambito degli acrilici, quindi colori composti da pagliuzze metallizzate e medium. Sono riconoscibili dall'etichetta con il cerchio blu. Se ne trovano di molte tonalità, chiare o scure, spesso in scala per facilitare un lavoro di luci e ombre e per sperimentare con metalli diversi. Oltre ai classici oro, argento, bronzo, rame, si trovano anche colori come rosso metallizzato, blu, rosa o perlato. Sul canale ho dedicato un paio di video all'oro metallizzato e all'argento metallizzato e come creare un effetto tridimensionale utilizzando colori non metallizzati abbinati a questi. Ve li lascio qui sotto in descrizione se volete dare un'occhiata. L'umidità della wet palette rischia di separare le due componenti, quindi meglio sempre utilizzarne poco alla volta, velocemente, o meglio su palette rigide. In questo video parliamo di acrilici, ma metallizzati esistono anche a base alcol o in polvere che consentono una resa anche migliore, ma che ovviamente richiedono un trattamento diverso rispetto agli acrilici. Volendo, si potrebbero trasformare in metallizzati tutti i colori acrilici, non esattamente uguali a quelli già formulati ovviamente, tramite prodotti come il Metal Medium. Quest'ultimo fa parte di una categoria chiamata ausiliari, di cui parliamo adesso. Questa categoria è riconoscibile dal cerchio grigio sull'etichetta e comprende alcuni prodotti in grado di modificare le caratteristiche dei colori.
Il Metal Medium dona ai colori un effetto perlato e lievemente metallizzato ai colori non metallizzati, creando tonalità semi-metallizzate al bisogno. Il Crackle Medium permette alla pittura in superficie di creparsi, creando interessanti effetti di usura e combinazioni cromatiche sempre diverse. A questi si aggiungono il Glaze Medium, che rallenta l'asciugatura dei colori e facilita glaze e sfumature, e un paio di medium lucidi e opachi che permettono di cambiare le caratteristiche e il finish del colore a cui vengono abbinati. I prodotti catalogati come FX nella gamma degli acrilici hanno l'etichetta verde lime. Fanno parte di questa categoria colori in grado di creare effetti tridimensionali come le viscere, il sangue e il ghiaccio. Il chipping o usura permette, dopo aver creato una base scura sotto, di rompere il colore applicato sopra e lasciare intravedere quello sotto. Oltre a questi troviamo Skin Ink, un inchiostro leggero, meno intenso di quelli venduti come inchiostri, perfetto per glaze e velature. In tema di colori più leggeri troviamo anche i colori Air. I colori Air, come abbiamo già visto in altri video, sono colori per aerografo già diluiti con thinner così che abbiano la consistenza giusta. Si possono ottenere diluendo gli acrilici con il thinner, ma spesso la comodità di averli già pronti aiuta molto a velocizzare i tempi di lavorazione ad aerografo. Nel caso di AK, i colori Air, con il cerchio sull'etichetta argentato, comprendono tonalità pensate soprattutto per il modellismo di aerei e mezzi militari, con colori specifici e particolarmente desaturi. Il mondo dei colori per modellismo è davvero molto ampio e in prossimi video approfondiremo anche altre tipologie di prodotti. Ma sul canale, nel frattempo, trovate già diversi video dedicati, raccolti in una playlist apposta che vi lascio qui sotto in descrizione. E con questo si conclude anche il video di oggi. Come sempre spero che vi sia stato utile come spunto per le vostre miniature e vi invito a farmi sapere cosa ne pensate qui sotto nei commenti. Io vi ringrazio di aver visto il video fino alla fine, vi do appuntamento al prossimo e fino ad allora siate creativi.